Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi voglio dare un'indicazione a livello energetico di come potrebbero svilupparsi le cose con un parente o un familiare con il o la quale ci sia stato qualche tipo di discussione, problema, diverbio, disaccordo. Quindi andremo a vedere se le cose con questo familiare, con questo parente, si risolveranno. Allora, abbiamo la scelta 1 che è la fatina che è chiamata Jolly e ha una chiave in mano. La scelta numero 2 è la fatina della realtà e la scelta numero, scusate ho mosso tutto, la scelta numero 3 è la fatina del non giudizio. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto la fatina Jolly, la fatina numero 1. Come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare una delle altre 2 letture o anche tutte e 3. Per chi poi volesse contattarmi, trova l'indirizzo mail qui e anche nella descrizione, dove troverete anche il link gratuito per il corso di tarocchi, o meglio il link per il corso di tarocchi gratuito. Ok. Allora, partiamo con l'appeso, il mondo, la temperanza, il 2 di coppe, vediamo che altro, un 7 di pentacoli e un 3 di bastoni. Dunque ragazzi, si parte dall'appeso, quindi sicuramente c'è un momento di riflessione, un momento di studio anche se vogliamo, di quello che è la situazione in ogni sua sfaccettatura. È un po' come se foste, sì, magari qualcuno si sente anche proprio bloccato, magari è anche proprio una questione di distanza, magari una questione, non necessariamente deve essere una distanza di tipo fisico, ma può anche essere semplicemente una distanza di tipo emotivo o magari mentale, ok? Mm, voglio un'altra carta per la temperanza. È uscito un fante di bastoni. È come se aveste, diciamo, la forza necessaria per capire fino a dove metterci il cuore, fino a dove invece usare la logica, perché comunque la temperanza è una carta che parla di qualcuno che ha un equilibrio o sta sviluppando, perché comunque è una carta di guarigione, un certo tipo di equilibrio tra quello che è la logica, quello che la mente dice e quello che invece il cuore sente. Quindi sì, è una guarigione di tipo psicoemotivo, ok? Diciamo che non so esattamente che cosa sia successo. Guardate, proviamo a vedere se me lo fa. Fatemi una carta in più per l'appeso. Sei di spade. È come se ci fosse stato un allontanamento dalle questioni familiari, dalle questioni... Perché sei di spade è anche collegato... Me li metto così perché sennò non si capisce. Il 6 di spade è anche collegato ai problemi che si hanno in famiglia. Normalmente si parla di problemi con la madre, però non è detto che ci siano problemi, non è detto che sia, può anche essere un tutore. C'è comunque qualche tipo di problema che c'è stato probabilmente dal quale vi siete allontanati, che state un po' rivalutando. È come se iniziaste a vedere da un altro punto di vista. Um, Voglio un'altra carta per il mondo.
Mhm. Allora, ho l'idea che ragazzi, è uscito un cavaliere di pentacoli al contrario. Ehm, di nuovo una carta che mi parla come l'appeso di un periodo di stand-by. È come se qualcuno fosse in una posizione di fermo e in realtà questo fosse un vantaggio. C'è il mondo, c'è una carta di compimento e una carta di raggiungimento di risultati. E di qui comunque c'è una carta sia di guarigione che di equilibrio. Mm? E mi casca l'occhio sulla fatina che è il jolly. È un po' come la carta del mago in un certo senso, no? Il fatto che si possa avere, si ha la chiave, anche la fatina qui vi fa vedere che c'è la chiave, ha la chiave in mano. È come se sapesse che cosa deve fare. E anche in questo mazzo dove la temperanza viene chiamato come alchimista, è qualcuno che travasa due elementi in modo sapiente. Allora, andiamo all'ultima fila, abbiamo un 2 di coppe, un 7 di pentacoli e il 3 di bastoni. Ragazzi, io vi dico, secondo me qui il punto è solo mantenere un atteggiamento positivo e mi viene da dire anche coerente, vedendo qui la carta della temperanza, perché comunque ci sarà, diciamo, un confronto, un accordo, un compromesso, ci sarà il modo di risolvere le cose e di andare verso l'espansione, di andare oltre quello che è successo, mi viene da dire. Quindi la risposta è sì, le cose si risolveranno. Vi dirò ragazzi, ci vorrà un po' di tempo, ci vorranno almeno un paio di mesi, diciamo, perché le cose... ehm, più che altro perché comunque avendo la carta dell'appeso c'è bisogno di valutare attentamente la situazione sia mentalmente che emotivamente, ok? Tenete presente che, perché qui c'è anche un fante di bastoni, quando c'è il fante di bastoni si parla sempre di una persona molto entusiasta, che ha tanta energia, che ha, sì, che è piena di idee, che ha voglia di fare, e probabilmente la carta della temperanza è qui anche per dirvi di portar pazienza, perché anche il sette di pentacoli comunque è una carta di pazienza. Diciamo che fondamentalmente sembrerebbe solo una questione di tempo. Andiamo a vedere ancora un messaggio dalle meditazioni di Findor, visto che ho visto che vi piacciono molto. Una meditazione, una frase su cui pensare, su cui meditare. Andiamo a vedere un consiglio per le persone della fatina del Jolly. Puoi ricevere l'insegnamento delle verità spirituali, ma soltanto se le sperimenti, se le metti in pratica e le dimostri mediante il tuo modo di vivere, esse divengono per te realtà e sono vive, si evolvono ed hanno in te la loro essenza, scusate. Devi fare il tuo lavoro, pensare autonomamente, vivere la tua vita, risolvere le cose a modo tuo, camminare con le tue gambe. Non aspettarti mai che qualcun altro lo faccia al posto tuo. È un po' come se vi dicessero che dovete prendervi la responsabilità della vostra vita a 360 gradi. Cari amici della Fattina con la chiave, io spero che la lettura vi sia stata d'aiuto. Fatemi sapere poi nei commenti. Se avete apprezzato il mio lavoro potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio, vi abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto la fattina della realtà. Anche per voi vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo.
Se non dovesse risuonare nulla, se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare una delle altre due letture o entrambe. E se volete contattarmi trovate il mio indirizzo email scritto qui. Per chi poi fosse interessato, nella descrizione del video c'è il link al corso gratuito di Tarocchi e c'è anche il link alle previsioni semestrali. Allora ragazzi, qui si parte con la forza al contrario, vediamo che altre carte ci danno. Il giudizio, cavaliere di denari, scusate, di bastoni, 4 di spade, il mondo e 8 di denari al contrario. Allora, ho con questa forza al contrario, è come se qualcuno fosse davanti a una scelta e non si riesce ad affrontare questa scelta. Normalmente la forza parla di avere coraggio, di trovare il coraggio di fare un passo, però qui ce l'abbiamo al contrario, ragazzi, quindi ho un po' come la sensazione che manchi la forza di volontà, appunto. Poi abbiamo il giudizio e il cavaliere di bastoni. Allora, io credo che il giudizio lo sento molto collegato con la fatina della realtà, ok? È un po' come se qui ci fosse una sorta di risveglio spirituale o di presa di coscienza di quello che è la realtà reale o la realtà proiettata. E il cavaliere di bastoni, per certi versi mi dice che avete un'energia o comunque all'interno di questa situazione. Allora, innanzitutto può rappresentare una persona o appunto un'energia. In ogni caso, l'energia è di un movimento, di qualcuno che vuole andare avanti, ma ho come l'idea, datemi un'altra carta, come se ci fosse un problema di responsabilità qui. Fatemi vedere. Sì, di nuovo una carta di dubbio, di dualità, è un 2 di pentacoli e la sento comunque legata alla carta della forza. Sembra che qui non sappiate bene da che parte andare, che tipo di direzione prendere. C'è voglia di muoversi, ma non si sa bene verso dove. Ma anche perché se siete in questa fase di giudizio, di risveglio, diciamo così, di presa di consapevolezza, questa fase gestazionale di idee anche, ok? Perché quando arrivo al giudizio sono anche le idee, le nuove idee, le canalizzazioni, insomma. È anche una carta di rinascita, proprio per quello c'è voglia di fare, ma forse non si sa bene come gestire le cose. Ehm, abbiamo poi un 4 di spade, la carta del mondo e un 8 di pentacoli al contrario. Dunque, il 4 di spade è una carta che parla sostanzialmente di prendersi un riposo. È una carta di autorigenerazione. Probabilmente c'è bisogno di fare un attimino il punto della situazione, di riposarsi un attimo, di staccare un attimino la spina, anche perché ragazzi, se siete in questa fase di dove vado, a destra o a sinistra, la parte mentale è molto attiva, ok? Anche perché poi c'è tutto questo collegamento con lo spirituale. Ehm, e probabilmente è necessario, potrebbe essere utile farsi un fine settimana magari in montagna se avete la possibilità, piuttosto che delle lunghe passeggiate nei boschi. C'è bisogno di momenti di ristoro, di momenti per ricaricare le pile fondamentalmente. E vi dirò, ehm, guardate, c'è la carta del mondo. La carta del mondo è una carta di compimento, è una carta di raggiungimento degli obiettivi. Come la sensazione... perché passando per il giudizio, che è la carta numero 20, si arriva al mondo, che è la carta numero 21.
È come se qui ci fosse un risveglio, una presa di consapevolezza su quello che è successo con questa persona, che potrebbe essere appunto il cavaliere di bastoni, che vi darà la possibilità in qualche modo di chiudere un capitolo, quello che qui non si riusciva a chiudere, e cambiare il tipo di quotidianità. Voglio andare a vedere l'otto di pentacoli. Cambiare l'attitudine, per qualcuno cambiare casa. Guardate, cambiare casa potrebbe esserci un trasferimento, perché il mondo parla, è una carta che parla di distanza anche, no? E poi abbiamo un 5 di pentacoli che in realtà è una carta di perdita, di indipendenza. Qui abbiamo l'otto di pentacoli. L'otto di pentacoli. Ho l'idea che sia una situazione dove è in qualche modo coinvolto anche l'ambiente lavorativo per qualcuno, questo non è per tutti, perché comunque abbiamo anche un otto di pentacoli, come se la persona, il parente o la parente, insomma, con la quale abbiate avuto una discussione, in qualche modo crei una sorta di perdita. O l'allontanarsi può essere. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti, perché qui ho come la sensazione che qualcuno si prenda un tempo per pensare e decida di staccarsi, probabilmente o da un'azienda o da un'attività o da. Potrebbero anche essere le proprietà, no? Sempre quando ci sono per esempio degli screzi molto brutti, uno piuttosto che continuare ad andare avanti a litigare, a farsi il sangue amaro o a spendere soldi inutili in avvocati, c'è qualcuno che preferisce lasciare andare l'eredità, no? Cioè tienti tutto, basta che non mi rompi più le scatole, insomma. E l'atteggiamento che sento è un po' quello di abbandono, ok? Guardate, è un po' come se vi rendesse conto di quella che è la cruda realtà di questa persona. Probabilmente siete legati anche a livello emotivo, perché non avete il coraggio, con la forza al contrario, di creare questo distacco. Però probabilmente è necessario. Mm? Fatemi sapere nei commenti. Ok, allora, adesso vi do una meditazione di Findorn, che sono delle frasi canalizzate, e sono frasi su cui meditare. Riposati nel mio amore e sentine la forza. Sentilo fluire libero in ogni cellula del tuo corpo, portando con sé l'unità. Quando prendi coscienza di quest'unità, tutto nella tua vita si sistema al posto giusto, in assoluta perfezione. Diciamo che questa frase è per intendere che noi vediamo tutto con l'occhio della dualità, giusto o sbagliato, bianco o nero, e invece dobbiamo renderci conto che anche nelle cose che ci danno fastidio degli altri c'è una parte di noi. Mm? Rifletti sulla parola adesso. Il segreto di una via gioiosa, armoniosa, soddisfacente si rivela ai tuoi occhi non appena accetti il fatto che solo il presente esiste. L'adesso è l'unico tempo esistente. Non soffermarti più sul passato e non andare in cerca di un qualche bene futuro. Risveglia la coscienza al meraviglioso presente, colmo di tutta la tua bontà divina, e accettalo integralmente. Wow, ma che belle! Amici della Fatina della Realtà, spero che la lettura vi sia stata utile. Se volete sostenere il mio lavoro potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio, vi abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone che hanno scelto la fata del non giudizio. Anche per voi ricordo che le letture sono generali, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare una delle altre due letture o entrambe.
e per chi volesse contattarmi trova il mio indirizzo email scritto qui. Per chi volesse, poi nella descrizione del video trovate il link al corso gratuito di tarocchi e anche il link alle previsioni semestrali del 2023. Allora, partiamo con un 4 di coppe, il giudizio al contrario, abbiamo un 8 di coppa al contrario, l'appeso al contrario, 7 di bastoni, asso di denari e 9 di coppe. Ragazzi, qui si sta aspettando un movimento da parte dell'esterno con questo 4 di coppe. C'è qualche cosa che non siete in grado di vedere, che non riuscite a vedere o non state valutando. Probabilmente siete talmente focalizzati nel vostro quotidiano, nella vita, in quello che, per certi versi, in quello che non avete, perché il 4 di coppe è una carta di carenza emotiva, una carta di cecità, è una carta di chi non vede le possibilità, è una carta di chi come vi posso dire, non apprezza realmente quello che già ha, perché poi è da quello che si ha che si riesce a costruire, non è dalla carenza, dal vuoto che si costruisce. Sì, in effetti avete anche il giudizio al contrario, quindi è proprio una questione di... ehm, Guardate, è interessante perché avete il giudizio al contrario e avete la fatina del non giudizio. Qui le cose possono essere due: o siete persone tanto giudicanti, magari volete che le cose siano fatte a modo vostro e di conseguenza fate fatica a non giudicare, ma questo perché lo fate prima di tutto con voi stessi. Chi giudica tanto gli altri perché normalmente giudica prima di tutto molto severamente se stesso. Però datemi un'altra carta per questo 8 di coppe perché c'è qualche cosa... Asso di coppe, esatto, inerente a un vuoto emotivo. Ho come la sensazione che qualcuno stia rimproverando a questo parente una mancanza di tipo emotiva che magari è successa durante l'infanzia o durante i tempi passati, perché abbiamo il giudizio, ragazzi. Può anche essere una questione di vite passate, vi dico. Mm. Abbiamo poi anche l'appeso, al contrario. Normalmente quando c'è l'appeso al contrario si parla di qualche cosa che si sblocca, di qualche cosa che si muove. Datemi un'altra carta per il 7 di bastoni. 10 di coppe. Una carta per l'appeso al contrario. 3 di spade. Ragazzi. Allora, io credo che questa persona vi abbia ferito per bene, ma non credo che sia stata una ferita, cioè magari sì, inflitta. Penso più che sia una ferita che vi trascinate da tempo, perché c'è stata proprio una mancanza, nel tempo. Non è una cosa sola che è successa, ma è stata proprio una serie di cose che non vi hanno dato. Il 7 di bastoni, al contrario, è una carta di qualcuno che un po' deposita le armi, no? Però c'è un 10 di coppe, quindi in realtà si arriva a un compimento, probabilmente si depositano le armi perché a un certo punto ci si rende conto, ci si risveglia, visto che qui avete la carta del giudizio, si impara a non giudicare e ci si rende conto che si fa parte tutti della stessa famiglia. Voglio andare a vedere ancora un attimo questo 3 di spade. Scusate se ogni tanto torno indietro, ma quando c'è qualcosa che non mi convince, voglio vederci bene. Sembra quasi che qualcosa che vi era stato magari promesso, offerto, ehm,
vi rendete conto che in realtà potrebbe essere questa coppa qui. Qualcuno magari stava aspettando questa coppa che è stata promessa, perché qui abbiamo comunque la carta delle illusioni, delle proiezioni. E quindi questo abbia creato il dolore, ma che sia solo una cosa, mi viene da dire, in più rispetto a quelle del passato. Però guardate, nonostante tutto, ok? C'è comunque questo, ok, va bene, lasciamo stare, il 7 di bastoni, io lo sento come, ok, lasciamo stare quello che è stato, cerchiamo di goderci la serenità familiare. Quindi, ragazzi, ho anche un asso di denari e un 9 di coppe alla fine della lettura. L'asso di denari è una carta che vi consiglia in questo caso di iniziare a piantare un piccolo seme di non giudizio, cioè iniziare a vedere le cose per come sono, senza difendere magari la vostra idea perché è giusta o sbagliata, ma semplicemente prendendo atto che due persone hanno due idee diverse. Però l'asso di pentacoli è quella carta che vi dice che ci sono le possibilità per iniziare un nuovo tipo di percorso insieme a questa persona. E il 9 di coppa è una carta di festeggiamento, di sogno compiuto, quindi in un certo senso è come se questo depositare le armi, questo non è un arrendersi, non lo vedo come un arrendersi. Ehm, Nel senso che ci si arrende quando si rimane dentro la battaglia, perché uno vince e l'altro perde. In questo caso è un po' come essere oltre, non c'è il giudizio, non c'è giusto o sbagliato, ok? Quindi è un po' come il iniziare a vedere le cose dall'alto, da un punto di vista più ampio. Quindi sì, ragazzi, le cose si risolveranno, ma perché fondamentalmente inizierete anche voi a percepire gli altri, ma anche voi stessi, in modo diverso. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Sono frasi canalizzate e sono state scritte in queste carte. Allora, la tua mente, il tuo corpo e il tuo spirito vengono di nuovo rianimati quando sei consapevole della mia presenza dentro di te. Per mia, che è scritto in maiuscolo, si intende la presenza divina, qualsiasi Dio sia quello in cui voi crediate. Io sono la tua fonte, la fonte di ogni forma di vita, di ogni cosa creata. Io sono luce, io sono amore, io sono dentro di te. Wow, qua si parla di scintilla divina, eh? Coscienza collettiva. L'amore divino non cambia mai, non essendo influenzato da condizioni, situazioni o circostanze. Non è una banderuola, ma è sempre uguale, ieri, oggi e per sempre. Parlare d'amore non serve a nulla, va sperimentato, dimostrato, espresso nella vita. L'amore muore senza l'azione. L'amore divino non conosce discriminazioni né separazioni. Esso include ogni cosa, avvolge tutti. Così è l'amore divino. Agape o agapè. Cari amici della fatina del non giudizio, spero che la lettura sia stata di ispirazione, fatemi sapere nei commenti. Se vi piace il lavoro che sto facendo potete sempre mettere like, iscrivervi, condividere. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio, vi abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!